Grosseto, F104 perché lì era i primi momenti in cui c'erano i tornado e mandavano qualcuno al tornado, qualcuno mi è andato subito al tornado mi sembra, e io ho chiesto mandatemi a fare il 104, bombardiere sul 104, io voglio fare il volo a panza a terra e veloce. Mi mandano a Grosseto eravamo se non sbaglio in 6 o in 7 del nostro corso e gli istruttori di 104 erano super tosti, i 104 non erano proprio semplice, avere uno davanti che ti fa stupidaggini e tu dietro che devi gestirlo non è del tutto semplice, anzi, e quindi c'erano dei piloti che erano veramente a livelli altissimi, no? E te lo facevano capire perché ti davano del lei, educatissimo, tu non eri l'allievo, eri il frequentatore, no? Però poi ti ammazzavano, no? Allora, giusto per capirci, c'era una stanza, sarà stata 6 metri per 6, una stanza grande, visto che eravamo sempre in pochi, i corsi erano sempre da 6, 8, 10 piloti al massimo, c'è questa stanza grande che funzionava da briefing, debriefing, studio, c'erano dei banchetti e ti mettevi lì a studiare. Quando c'erano i debriefing con certi istruttori, facevamo finta di studiare per andare a origliare e sentire le pesciate che giravano, ma a livelli avevano una fantasia questi maledetti. Allora, una volta a terra questo, e Diego Rainieri, povero Diego Rainieri che è scomparso un annetto fa, che poi è stato il mio comandante alle Frecce di Colori, ma mi ha fatto andare lui alle Frecce di Colori perché mi aveva visto volare a Grosseto, l'ho saputo dopo chiaramente. Questo era uno che menava, insomma. Fa il debriefing, no? L'allievo poverino è sceso, era sudato, sembrava gli avessero tirato le secchiate d'acqua. Si siede al banchetto, arriva questo, gli mette davanti la cartellina con gli statini di volo, si siede e lo guarda fisso negli occhi senza dirgli niente per 5 minuti. Questo non sapeva più dove mettere le mani, non sapeva più che dire, se parlare, se sta zitto, no? A un certo punto gli fa: Rossi, dico Rossi è un nome a caso, no? Rossi, ma mi dica una cosa, lei fa uso di stupefacenti? Noi tutti a ridere, però bisogna stare attenti a ridere perché dopo toccava a te, no? Un altro è stato sto tipo che si era perso, facevamo le basse quote col 104 a 420 o 459, non ricordo, e non c'era niente, non c'era GPS, c'era la bussola, l'orologio, il contasecondi della bussola e la cartina e basta. Questo si era perso come una mina, sono tornati col TACAM praticamente, no? E atterrano, arriva il debriefing, questo con l'accento toscano, gli fa: vediamo, dunque lei oggi è riuscito a rimanere nell'ambito dello spazio aereo nazionale, che per uno col suo potenziale non è cosa da niente. Quindi, altro, allora, sto qua si chiamava Stella, ex comandante dell'Italia, simpaticissimo, baffoni, incazzoso, uno, sempre con la sigaretta qua con l'occhio chiuso perché gli andava il fumo negli occhi, no? E fa questo: lei lo sa, perché dava lei lo sa come funziona il cervello umano, vero? Dunque, l'emisfero sinistro comanda il braccio e la gamba destra, l'emisfero destro comanda il braccio e la gamba sinistra. A lei in qualche modo gli si deve essere introiato tutto. Quindi alleggeriamo questo periodo di schiaffoni che ci siamo presi e alla fine di 7 che eravamo abbiamo ottenuto tutti la base che volevamo. Io avevo chiesto di fare bombardiere perché mi piaceva andare in giro da solo. Fare bombardiere mi hanno mandato a Villafranca. Sono trovato il 28° gruppo del terzo stormo a Villafranca, su 104 che per me era... E ricorderò sempre, avevo un Fiat 132 diesel vecchio e avevo caricato tutto il mio trasloco, le mie cose per andare a Villafranca. E in autostrada arrivai all'uscita Somma Campagna, mancava 1 chilometro all'uscita di Somma Campagna per andare all'aeroporto di Villafranca. E stavo per mettere la freccia per uscire da Somma Campagna, sono passati 204 in coppia, bassi sull'autostrada con l'ululato tipico del 104 e io in cuor mio mi sono sentito che mi davano il benvenuto, non c'entrava niente, però io mi sono sentito salutato da questi, no? E questo è stato uno dei periodi più belli della mia vita perché era tosto, volare col 104 non era facile, no?
lì a Villafranca il biposto non c'era chiaramente, quindi si volava col monoposto, col Chase. Il Chase è un anziano, un pilota anziano che ti segue e controlla che non ti faccia male, o cerca di controllare che non ti faccia male. E lì si volava bassi, adesso ripeto, mi sembra 450 nodi, non vorrei fosse 420, veloci. L'attacco si faceva a 530 nodi, dall'initial point all'obiettivo si faceva 530 nodi. Con la carta a 250.000 vuol dire che i minuti erano lunghi così, un minuto su 250.000 a 530 nodi era lungo 10-12 centimetri. E c'era da correre, no? E mi ricordo una volta, comandante di gruppo, dovevo volare il Cesare, era comandante di gruppo quella volta, il caro Leandri, comandante Leandri, tenente colonnello. E allora volevo fare bella figura, no? Comandante di gruppo, cioè cerchi di volare bene, no? di farti vedere. Partiamo e c'era un target che era il sito radar a nord di San Donà del Piave, adesso non ricordo come si chiama, Pedro forse, adesso non ricordo come si chiamasse quel sito radar lì, un radar. E l'initial point era in zona Jesolo ed erano 2 minuti e mezzo, 3 minuti di volo fino al target, no? La navigazione, come dicevo, si faceva con la carta 500.000 e poi dall'initial point al target la 250.000 che era più dettagliata, no? E lì dovevi arrivare sul target col TOT, time over target, vuol dire più o meno 5 secondi dal tempo assegnato, quindi se eri un minuto in anticipo dovevi rallentare in rotta in modo da far scadere, tutto fatto a mente intanto che volavi sto a fare a 3, 4, 500 piedi veloce, no? Col tempo quello che era, quel giorno lì era bello il tempo però devo dire. E ora arriviamo all'initial point, per aumentare la velocità, per accelerare da 4,20 quello che era a 5,30 bisogna dare il post bruciatore. Stando attenti a non dire, perché se tenevi il post bruciatore eri supersonico, bassa quota, sfasciavi tutti i vetri della provincia. Arrivo all'initial point, do il post bruciatore, no? Tiro giù la cartina a 250.000 e mi cade. Avevo fatto in tempo a vedere la prua, però i minuti così non potevo correggere, mi cade la cartina, no? Mannaggia che... Allora, no, chiaramente essendo abbastanza largo non stavo bello comodo nel 104, quindi mi abbasso per prendere la cartina e mi viene un crampo sotto la gamba da morire, un dolore pazzesco, no? Nel frattempo sento per radio, cazzo fai? Sei quasi supersonico, riduci, perché ho lasciato il post bruciatore dentro, togli il post bruciatore, cerca di recuperare il corso, ma io il target non l'ho mai visto quel giorno lì. Sono tornato, ho preso una razione di pesce tonno a volontà e sono stato pure zitto, gli vado a raccontare che mi è caduta la cartina, mi è venuto il crampo, perché in accademia, quando venivi punito, c'era la lettura punizione sul piazzale Medaglie d'Oro, quando venivi punito, giorni 3 di consegna, no? E poi diciamo, ti aggiungevano 2 giorni, si giustificava puerilmente. Quindi era meglio pigliarti la pesciata, sta zitto. Ho preso del coglione dal capo del comandante di stormo e vabbè. Niente, mi sono divertito lì a Villafranca, andavamo a fare delle belle missioni, partivi da solo, perché dopo poco volavi da solo. E andavamo, io mi ricordo, facevamo dei voli tutti in mezzo all'Appennino col tempo, quello che c'era, quello che trovavi, evitavi, facevi. Andavo a fare magari un bersaglio nella conca del Fucino e tornavo su lungo l'Adriatico, solo soletto. Poi c'era il famoso VFR speciale. Il VFR speciale era 1,5 chilometri di visibilità, no? Chilometro di visibilità va bene per il Cessna 152, no? Che va a 70 nodi, 60, 80 nodi. Questo qui andava a 420 nodi, a 1,5 chilometri di visibilità non vedevi manco la punta dell'aeroplano. E quindi, vabbè, però si imparava a stare al mondo. E lì ho cominciato ad avere degli istruttori, dei modelli, perché tutti noi abbiamo dei modelli da seguire, no? Magari non li seguiamo in tutto, però vorrei essere modesto come lui, vorrei essere bravo come lui, vorrei avere la mano che c'ha lui, vorrei avere la testa che c'ha quell'altro. E lì mi ricordo c'erano degli istruttoroni, c'era Alberto Bosi, che anche lui è sparito, poverino, che era un grande. Il primo volo che ho fatto con lui, andiamo agli aeroplani in linea di volo e lo vedo che aveva il cosciale, il casco, tutte le sue cosette e un mazzo così
di camere d'aria di bicicletta. Che cazzo fa questo di camere di bicicletta? Boh. E vedo che sale dalla scaletta e si infila con la testa in giù nell'abitacolo e vedo lì che lavora, ravena per un po' e poi esce, fa il giro dell'aeroplano, entra, si lega. Dopo il volo vado a vedere, faccio finta di andare a fare quattro che lui guardo dentro. Cosa aveva fatto il fetente? Soffriva di sciatica e quindi l'aria fredda del condizionamento gli arrivava nella schiena e gli dava fastidio e lui metteva queste cose in bicicletta e spostava, praticamente deviava l'aria in altri posti che non gli dessero fastidio, per dire i soggetti. E questo è un grandissimo pilota. Veniva da Ghedi e poi era Villafranca. Maurizio Folchi, insomma, gente veramente di spessore, no? Finché fino all'85, verso ottobre 85, mi chiamano e lì c'era il povero Lino Gorga che si schiantò nella laguna di Marano con l'F-104. Io non sarò operativa quel giorno che si è ammazzato. Era una missione da 4, una formazione, un cambio di formazione, si è infilato nella laguna di Marano. Bravissima persona, ex delle Frecce di Colori, ex pilota delle Frecce di Colori. Io non avevo mai neanche immaginato, pensato, sognato di andare alle Frecce di Colori, no? Come uno che gioca a calcio all'oratorio vuole andare in nazionale, a giocare a calcio in nazionale, no? Quindi non ci avevo mai neanche pensato. Però ricordo che quando andavo a prendere il casco in sala caschi per vestirmi, c'era il casco di Gorga, che era quello delle Frecce di Colori, con le frecce qua di fianco, che fra l'altro ce l'ho lì, dopo facciamo un video. C'era sto casco e io gli sbavavo un po' dietro questo casco, no? Finché un giorno mi prende, mi fa al circolo ufficiale, pomeriggio, mi fa: Gus, senti, ma hai mai pensato ad andare alle Frecce di Colori? Ho detto sì, ci ho pensato, sì, tutti ci hanno pensato, però mica... No, guarda che mi hanno chiamato, mi hanno chiesto se potessi essere disponibile, Dico, dai, non via per culo, no? No, guarda, mi hanno chiamato, c'era Rainieri, che è stato il mio istruttore a Grosseto, e hanno bisogno di 2 piloti e hanno preso me e Nino Vivona. E a gennaio sono andati lì, gennaio 86. Una settimana dopo di me è arrivato Nino Vivona e ci siamo trovati nell'86 con gente che io avevo le figurine di questi. Non sto scherzando, mi ricordo sul Monello, sul Topolino, c'erano le figurine di questi delle Frecce di Colori. E io mi sono trovato con questi, no? C'era Mario Naldini, Ivo Nutarelli, Pier Giorgio Accorsi, Fabio Provedani, Giampi Groppler, tutta questa gente. E per me erano degli idoli, no? E quindi mi sono trovato con questi mostri sacri che per me erano Gesù per terra, con uno che gioca a calcio che si trovava con Paolo Rossi in nazionale, cioè, e lì zitto, orecchie ben aperte, bocca ben chiusa e lavorare, no?